Ciao Elena, siamo qui per Laura. Ciao, ciao. Sua seconda sessione. Mhm. 5, 4, 3, 2, 1. Mm, sì, la vedo e vedo che cammina, ma è come se camminasse attaccata, però dietro ha attaccato un tubo trasparente lunghissimo, morbido, è un tubo flessibile. Ok, vediamo, ti dà l'autorizzazione? Mhm. Vediamo un po' di dati, ti chiedo i dati e mi vai a vedere il livello dopo la sua prima sessione con me e il livello adesso di ogni voce. Vibrazione. 213 miliardi, 1,9. Consapevolezza. 136, 146, PSPE. Solo PS. 68, 33, Vite. 1816, 1912. Mm, cervello. 9.3, 9.3. Che interessante questa cosa. Allora, il Mm, cervello è uguale. La PS, vabbè, è molto diminuita, sì, però può essere che stamattina infatti. Laura sia alzata poco animica. Sì, sì, quello va a Invece momenti. gli altri, esatto, la consapevolezza è aumentata, in effetti le cose si imparano e non si perdono più a quel punto. Infatti. La frequenza è sotto le scarpe, probabilmente come all'inizio della prima sessione con me, Mm, mm. che non era con te, e la cosa più strana è che sono aumentate di quasi 100 le vite, non diminuite, Mm, aumentate. sì. Quindi lei deve imparare altre cose. Chiamiamola sua PS, che si presenti con il suo nome e che risponda subito alla domanda cosa deve imparare in più di queste 96 vite in più. Allora, mi dice il nome è Joyas. Mm, La G, sì, con la lei è G. lunga, G. No, no, con la G, ma è come se fosse Gioia Julius, ma Julius è il significato della parola antica, quindi romana. Mhm. Qual è il significato della parola Julius? Che io ignoro. Anch'io, mi fa vedere, è come se rappresenta la prima, ehm, mi fa vedere questa forma, questa costruzione di questa arcata a C con tutte le colonne, come se fosse il primo cortile di Roma di Julius. Questo mi fa vedere. Mm. Mm. Ok, qual è il Eh, motivo per cui ha aggiunto 96 vite? ehm, è l'esperienza relativa al Cinevac.
Cioè le servono un centinaio di vite in più per liberarsi di Sì, qualcosa? esatto. Pronto? Vuole Sì. dire altro? Eh, sì, mi faceva vedere di quell'arcata C, quelle colonne a C, che è stato il primo cortile delle terme, erano le terme, sai dove si Mm? trovavano i romani? Sì, sì. Mm, Va bene, questa è una volta precedente? sì, Vediamola. allora lei era Julius, questo Julius Mhm. era mi ricordo il nome specifico, comunque era il capo dei, come si chiamavano i soldati romani, non mi ricordo più. Legionari. Quelli con la veste rossa e la... boh. Legionari? No. Sì, vabbè, comunque i Beh, soldati comunque, romani. era il capo di soldati romani di quel momento e aveva questa... In quel momento c'era questa concubina Mhm. che sarebbe stata... mm, allora, lui era sposato, questa era la concubina, una delle concubine, ma era la fiamma, era la sua fiamma e sono stati separati. Mhm. Allora, praticamente lui voleva poi sposare lei, non so, come era possibile lì, nel senso che non so se si poteva togliersi da un matrimonio e mettersi in un altro. Comunque lui voleva stare tutta la vita con lei e siccome questo non era possibile, alla fine è stata accusata lei ed è stata imprigionata, violentata e morta poi. Mi fa vedere, però lei, Laura era Julius. Ok, la fiamma è presente nella vita di Laura. Allora, sì, allora, non è suo marito. È come se mi avesse mi avesse voluto far vedere quella vita là, perché qua è simile la situazione. Mm. Però mi dice che cioè, non è ancora così, nel senso che non vedo che Laura ha, diciamo, un amante, ok? Ma c'è qualcuno con cui ha molto feeling che è potenzialmente la sua fiamma, è la sua fiamma. Nel lavoro? Qualcuno, Sul lavoro? sì, sul lavoro, non in Italia, potrebbe essere in Germania, a confine con l'Austria, forse Austria, vedo proprio lì, parla tedesco. Nel futuro? Mm. Perché sembra che lei non abbia rapporti con queste regioni nell'ambito lavorativo. Più, se non ho capito male, Latino America, una cosa così. No? Giusto? Mm. Non so, comunque io vedo che lei l'ha già conosciuta, adesso non ti so dire, nell'ambito lavorativo e parla tedesco lo vedo lì al confine Germania-Austria. Va Mm. bene. Perché sono state aggiunte, domanda a Joyas, la PS di Mm? Laura, 96 vite. Ok, per il discorso del Cinivac, ce lo spieghi? Perché è lei che ha deciso di fare il Sì. Cinivac, la PS, non mia Mhm. nonna. Ah, era un bivio, allora, o eh,
continuare l'esperienza che aveva scelto, ma che era possibile farla solo con il Cinivac, Mhm. oppure cambiare completamente esperienza senza Cinivac. Quindi doveva scegliere se continuare questa esperienza e aggiungersi l'altra esperienza di 100 vite, per 100 vite, oppure smettere a metà questa esperienza, iniziarne un'altra e non aggiungere le altre 100 vite per poi riprendere questa esperienza in un'altra vita. E lei ha scelto di continuare questa esperienza aggiungendosi le 100 vite. Va bene. Interferenze Mm-mm. eteriche. Un drago. C'è solo un drago, che è direi quello proprio di questa esperienza che l'aggancia con l'ha riagganciata con un'entità mentale nuova che è questa entità mentale di livello 3. Quindi c'è questo drago e questa entità mentale di livello 3 che allora è come Dimmi, cerco di spiegarlo, un esempio. Sì, allora il drago Quando fa lei è... Che succede? Ok. il drago la fa agire, allora quindi fa tutto ciò per gli altri, la famiglia, è come se ci fosse ehm, questo perno centrale intorno a cui lei gira, intorno a cui lei vive, e questa è l'esperienza che la PS non ha voluto mollare, no? Mm. Ok, quindi la famiglia e quindi il drago le fa fare tutto ciò che desidera il drago, eh, utilizzando l'entità mentale che gli dice è per la famiglia. Mm. Ok? Quindi lei Quindi fa diciamo spesso... al turismo? No, io lo metterei più su senso del dovere unito al senso di colpa. Ma lei fa spesso cose che non vorrebbe fare, ok? Quindi poi questo genera rabbia. Mhm. Genera rabbia ma verso l'esterno, non l'esterno famiglia, ma verso proprio l'esterno, lontano. Quindi vedo proprio questa unione, no? Come se il drago sputasse il fuoco verso l'entità mentale che si attiva e fa partire proprio l'aura, come se girasse intorno a questo perno, no? Così velocemente e a fare tutte le cose intorno a questo perno. Mm-mm. Questo è un Mhm. impianto di perno. Sì, 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 sì. Parte da, parte dalla pineale e arriva fino all'osso sacro. Ok. Mhm. Ci sono altre entità mentali? Sì, c'è una di livello 2. È come se lei a volte mm, riuscisse a fare un passo in autonomia da questa situazione del drago e dell'entità mentale di livello 3, ok? Quindi vedo che lei fa il passo, vedo, è proprio strano perché vedo proprio questo suo passo bianco, no? Mentre lei fa il passo, lascia una scia bianca. Mm. Ok, appena
sta per terminare il passo, arriva come sembra quasi la lama di una ghigliottina enorme che arriva per terra ed è nera, tum, così. Al che lei non può fare il passo, ma deve tornare indietro. Questo è il momento in cui lei accenna delle azioni in autonomia da questo meccanismo drago entità mentale di livello 3, ma arriva questa entità mentale di livello 2 proprio la blocca. Quindi sono due le entità mentali. Sì. Va Sono bene, tornate marito. dopo, sono tornate dopo l'ultima sessione. Ok, marito, figli, tra cui il piccolo, e i genitori nel cinema. Allora, i figli ci stanno tranquillamente in prima fila. Il marito trema dalla paura. Quindi lo sa che qua assiste a delle cose. Vuole restare o vuole andare? Perché trema dalla paura? Cosa teme di scoprire? Eh, è come se, cioè, la sua PS, ok, qua, sa benissimo che Mhm, vedrà la verità e non si sente pronta con con tutti i suoi corpi, no? In questa vita non si sente pronto mhm. a seguire la verità e quindi poi si troverebbe, come posso dire, nella menzogna. Mi viene nel senso che nella sua idea in cui è adesso, comfort zone riesce a sopravvivere e a vivere, no? Se Mhm. poi vede la verità, non ce la fa e ehm, ehm, non ce la fa a seguire la verità, ma sa la verità dopo, no? E quindi è in una situazione proprio lo vedo proprio tremare dal non coraggio. Cioè, Quindi va o resta? se noi lo obbligassimo, cioè lui è venuto perché è stato chiamato e se uno lo lega ci sta, ma solo così Beh, potrebbe stare. Infatti, no, no, noi non obblighiamo nessuno per il semplice mhm, fatto che nessuno può obbligare nessuno esatto. a fare niente. È Mm, sempre una scelta. Anche quando uno si incarna da schiavo e gli dicono che deve raccogliere il cotone nei campi, può dire no. mm, Lo uccidono? Lo uccidono. Fa un'altra vita, ma ha scelto. mm, Dice no, raccoglitelo tu il cotone. mhm, Se ti dicono fatti, si risponde, fatelo tu. Io scelgo di mhm, no. Perché? Cazzi miei, mm, mm, mm. no? Quindi che Sì, fa? va. Dopo lo tolgo quella parola perché siamo in un regime Mm, ormai di, e quindi è Cinivac. Ho detto Cinivac mhm, prima. certo. Quindi va. Mhm, Io sì, piccolo, va. No, stanno tutti e due. Due, i due no? ci sono. Mm. Genitori? Sì, un po' indietro, ma stanno. Ok. Mhm. Chiamiamo anche la rabbia di Laura nel cinema. Trattiamole queste emozioni come Sì. persone, come Vomita, parti della persona. Sì? È continua a una Laura che vomitare. vomita? Continua a M- vomitare dallo schifo. Ma chi? La Arriva rabbia di là. la Sì. rabbia. Come la Mm. vedi la rabbia di Laura? Ehm, sembra, hai presente il pupazzo rosso dei Muppet Babies? Te li Mhm, più o ricordi? meno. No. Ah, sì, con gli Quello occhioni rosso. neri Sì, quello rosso che c'ha tutti quei... e sopracciglia grosse. Sì, Ah, senza il ah. nasone, ma fatto così. E continua a vomitare. Sembra la rabbia di quel film della Pixar sulle emozioni. Sì, però con i... fatto a peluche.
un po', ecco, cioè il colore è quello, ma la forma è quella. Quali altre emozioni ci sono a bassa frequenza di Laura e anche ad alta frequenza? Allora, a bassa frequenza vedo questo. ehm, Senso del dovere, senso di colpa. Diciamo senso del dovere inculcato attraverso il senso di colpa, che si presenta una specie di soggetto fatto un po' così, con tutti come delle spine verdi, verde chiaro. Mhm. Che è tendenzialmente sul negativo, preoccupato come emozione, diciamo. Mhm. Un'emozione ad alta frequenza c'è. Sì, c'è, ehm, come potrei dire, vedo questa sagoma con i piedi sul lilla, con due occhi molto sporgenti, bianchi e neri, e delle braccia lunghe, no? Che continua a ruotare e ride e rappresenta eh, mm, non completezza, aspetta, mm. Allora, vedo la bellezza della natura e dell'ambiente che avvolge tutto, no? Che completa tutto, che riempie tutto. Come si chiama? Briosità, ecco, mi viene. La vedi nel Con brio. cinema, quindi? Sì, 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 ci sono tutte nel cinema. Come le vedono, cioè come reagiscono figli e genitori davanti a delle emozioni della figlia e della madre, cioè di Laura? Allora, si agganciano alle loro e quindi vengono amplificate le loro, se ce l'hanno, se hanno la stessa emozione, la vibrazione di quell'emozione viene amplificata nel cinema. Ok. Mm. Causa esoterica dei disturbi notturni. Allora, mm, diciamo che la sua PS che è come se a volte riesce a accorgersi dell'interferenza, come se si accorgesse che l'interferenza è entrata nella stanza e cerca di contrastarla con le vibrazioni per evitare l'abduction. A volte Mhm. riesce, a volte no. A volte proprio non si accorge, a volte si accorge e riesce, a volte si accorge e non riesce, magari poi le blocca dopo. Comunque c'è tutto questo nuovo lavoro lo vedo dopo l'altra sessione che ha iniziato a avere questo passo di consapevolezza e ehm, ha iniziato proprio a fare questa esperienza di evitare le abduction notturne. Mm. Ce l'ha fatta. Sì, non ancora del tutto, ogni tanto qualcosa riescono a fare, ma proprio poco. Mm. Quante ne sono state fatte dalla prima a oggi? Sessione a oggi. Allora, abduction intere che sono riusciti a portarle a termine, due. Poi di solito le altre riesci a bloccarle a metà o anche prima che vengano fatte. Siccome sono passati circa 4 mesi, dopo quanto la prima Eh, abduction delle due? ma un mese fa?
Non è tanto che sono riusciti. Ok. Causa esoterica della fobia dei serpenti e del fatto che se chiude gli occhi vede le anguille, vede delle cosine che sembrano delle anguille. No, lei vede tipo come se vedesse l'ultimo, quello che vedo io è come se vedesse l'ultimo pezzo delle, mm, dei tentacoli dell'entità Medusa. Eh, Vedo proprio. Allora, se io guardo in eterico, lei che quando chiude gli occhi vede questa cosa, vedo l'enorme entità Medusa, abbastanza lontana e nell'oscurità, come se fosse in mezzo a un fumo nero, che però non si vede perché è buio, ed è come se riuscisse, con la fine dei suoi tentacoli a fare questo movimento così. Ma il fatto che lei la vede non riesce cioè Medusa non riesce a interferire Laura, perché Mi la rifai il vede. movimento che fa, sempre a occhi chiusi, ma girando le mani verso la camma? Ah, ok. Fa il solletichino. Mm. È come se. Una specie di solletico. No, 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 non la tocca, ma lei vede questo movimento qua. Ok. E questo le provoca fastidio, schifo. Mm. Sì, però vedendola non viene interferita. Chi le ha detto ad aprile in un sogno, verrai controllata a fine anno? In una delle due abduction, un militare. In realtà lei non avrebbe dovuto sentire, ma ha sentito. È come se La seconda o la prima? a seconda. La seconda abduction e loro in quel momento erano convinti di riuscire a farle e quindi è come se da lì fosse iniziato un programma, un progetto su Laura Mhm. che poi avrà, diciamo, un check-up a fine anno. Il loro obiettivo era quello. Chiamalo questo militare, vediamo chi è. Non l'abbiamo visto nelle entità eteriche. No, no, ma infatti non riescono, perché lei si sveglia, lei non gliele fa più fare le abduction. Ah, ci ho provato. Mm. Chiamiamolo lo stesso. Ha comunque interferito con Laura, quindi fa parte della storia. Mm. Allora, ha tipo questa divisa grigia con un casco bianco e trasparente davanti che copre tutto. Molto pallido sotto, pelato. Ah, Sì, è come se il loro progetto fosse stato quello di agganciare Laura. mhm. Allora, qua, le due spalle e poi sulle due anche. Ehm, allora, diciamo che allora, la loro idea era con due fasi. La prima era proprio agganciarla durante le abduction e mm, estrarre tipo dei campioni di energia
ok, mischiarli con delle loro informazioni, Mhm. ok, reinserirli in Laura e poi tenere queste quattro parti sempre collegate teoricamente con questa base dove fanno queste abduction. Come si Ok, e chiama questo nuovo fare, progetto? Sì, dimmi. e fare una lettura appunto a fine anno. Come si chiama questo nuovo progetto? Non c'era più nessun progetto dopo la prima sessione. No, 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 no. Quadrilatero. Perché? Perché è come se volessero, mi dice, quello che dice è far tornare i conti, No. i loro conti, boh, ma Va sì. bene. Causa esoterica delle continue truffe che lei e la sua famiglia e l'azienda per cui lavora continuano a subire. Tra l'altro truffe poi subite per le quali si va in causa. Nessuno, se non loro, ci rimette, cioè non ci rimettono le banche, che sono sempre salve, ci rimettono loro, che devono andare in causa con. Sì, allora è come se per caso a random, ecco, a random scelgono, ma scelgono neanche, nel senso, eh, come posso dire, capita che prendono mh, così proprio a random mh, dei circuiti e fanno questo giro di soldi, ok? Mhm, I loro conti e i loro dati ci sono capitati dentro. Ovviamente sono degli algoritmi, vedo, ehm, che prendono di mira da una tot cifra in su. mhm. Eh, Che ha un po' di soldi, insomma. sì, allora, L'azienda, sì, lo l'hanno vedo pressionato. legato. Allora, i posti, i luoghi di questo circuito coinvolti, diciamo, vedo tipo Sud America al centro, Mhm. eh, Cioè, Centro Belgio, America. no, in Sud Ah no, Sud America America ma al al centro. centro. Brasile, Sì, sì, costa Brasile e pacifica. Venezuela, sì. Ehm, eh, Paesi Bassi, Germania, Italia, Tunisia, Marocco e poi di là. È come se fosse un cerchio così. Mm-mm. Vabbè. Causa esoterica delle bugie dei media. Qui abbiamo il Deep State, quindi ah, rettili, Moloch, siriani con i massoni, gli illuminati. Deep State. Mi si chiede di mettere ad eternum di qua e di là. Basta spengere la televisione, basta non informarsi più da questi mezzi di non informazione. Basta divulgare questa idea con tutti quelli che si conoscono e chi non lo fa ha scelto. Non c'è nessuno ad eternum da mettere, è fatto così il sistema. C'è una correlazione tra il nome e un concetto. Per esempio, lei mi cita Lucio e luce, colui che porta la luce, che non ovviamente come Lucifero, non quel tipo di luce. No. E ha fatto anche l'esempio di un Davide, perché nella sua vita i Davide hanno problemi problemi con stupefacenti, e lei ogni volta che incontra un Davide, insomma, ha problemi con stupefacenti. Cosa vuol dire a livello esoterico questa osservazione che lei ci fa?
Ok, quello che vedo, stavo guardando, no? Il nome e la prima cosa guardando un nome ehm, mi ha fatto vedere il collegamento alla nascita, cioè quando un bambino nasce, ok? È come se Mhm, quando il bambino nasce scegliesse attraverso il nome un'esperienza di base che è richiamata dal nome, dalle vibrazioni e dal significato del nome, no? Quindi il significato e le vibrazioni di quando lo si dice porta tutta un'energia che trasporta una macro esperienza, cioè un gruppo di esperienza, no? Come posso dire? Mm, Lucio che porta luce, ci sono vari livelli, no? Di mhm, portare luce, quindi la macro esperienza è portare luce e poi nelle, ehm, nelle esperienze di tutti i giorni c'è la prospettiva, la percezione dell'esperienza che tu fai portando luce, no? mhm. Ecco, quindi ehm, Davide E che il tuo lei nome? vede, allora mi viene ehm, mi è venuta questa immagine come se ci fosse una piattaforma che si alza e che poi ne ha ehm, una piattaforma che man mano che si alza si ingrandisce. Ok. Mm, E quello di Laura? L'unione di puntini dorati in un bocciolo di fiore che sboccia, quindi eh, è il valore dell'esperienza dall'inizio alla fine, quindi è come se lei fosse quasi intrappolata in questo, ehm, nella, nella direzione monolineare, direi, di ogni esperienza. Mhm. Non so se ho reso l'idea. Cioè, è come se lei cioè crescendo, diciamo, il ramo del fiore, poi c'è il bocciolo, ok? Ehm, si ritrova dentro a quell'esperienza che è monotematica, quindi finché non arriva alla fine di quell'esperienza non può cambiare e Mm, con tutti questi puntini dorati, questa rete di puntini dorati intorno, il peso, il peso del valore che lei gli dà è talmente grosso che da lì non si può muovere, quindi diventa quasi limitante, no? mhm. Ecco. Va bene. Mm, mm. Cosa fanno nel cinema? Allora, sopra i suoi figli, molto divertiti, è come se ci fosse uno spettacolo pirotecnico bellissimo di luci e ehm, mm, quasi lucciole di vari colori che girano intorno e li riempiono di particelle di energia colorate che gli arrivano sopra, ok, e li rendono molto carichi, molto a vibrazioni molto alte e molto colorate di vari colori e quindi loro sono molto felici di questa cosa e si sentono molto bene. Sono in piedi che si stanno godendo questa cosa con della mamma e questa cosa loro. Va bene. Chiamiamo la sorella di Laura come disincarnato, ahimè mancata.
cardiopatica o con problemi di cuore, mancata per un infarto, cinivaccata. La chiamiamo, le diamo subito una VIC e le chiediamo subito di cosa è morta. Arresto cardiaco. Mhm. Vedo che è come se fosse arrivata una presenza nera e ha staccato la spina. Vedo proprio che l'eterico ha proprio fatto tu. Mm. C'entra o non c'entra il Cinivac? Secondo Laura sì. C'entra nel suo caso, non in tutti, ma nel suo caso c'è stato proprio una coincidenza nella posizione. Ti dico, in eterico vedo così, è come se i farmaci che lei prendeva, no, circolavano sempre nel corpo, no? A un Mhm. certo punto, lì dove c'era la spina, è arrivata questa cosa che c'è nel Cinivac insieme alle molecole dei farmaci e hanno fatto sì che la spina potesse essere tolta in quell'istante. C'è una dottoressa che dice che questi Cinivac, sono come l'ovetto delle sorprese. mm? Non importa il produttore, non importa il numero della dose, 1, 2, 3, adesso 4, dentro c'è una sorpresa. Cioè c'è un tipo di Mm, problematica su un ventaglio di non, penso, non più di 5, 6, 7, tra cui cardiopatie, una sorpresa cardiopatia, o altre sorprese meno impattanti, stafilococco o altro. mm. Dalla tua visione è così? Sì, è come se mm, come posso descrivere? È come se ti descrivo quello che vedo. Vedo questa cosa che gira nel corpo, no? Mhm. Ed è come se guardasse di continuo così da una parte all'altra, no? E se in quel momento, è come se si apre una porticina, come se si aprisse una porticina di un qualsiasi organo, di un qualsiasi tessuto o cellula, che si apre in quel momento, questa cosa che gira si attacca e quindi va fino in fondo a eh, mh, togliere la funzione di quella parte lì. E nelle sorprese cos'è che vedi? O meglio, ti faccio delle domande. Tumori? Eh, allora, ci sono delle porticine che sono già mezze aperte, dei tumori, ok? Quindi ci si ficca dentro e Le accelera. apre. Sì, e le Noi spalanca, siamo le apre. tutti soggetti continuamente a tumori. Se, ehm, no? La tua visione è così? Sì, più o Más o meno. menos. Più o meno. HIV? Ma non gli direi, no, io non la vedo come un termine così specifico, vedo più proprio una deficienza immunitaria generalizzata. Cardiopatia l'abbiamo detto. Boh. Sì. Allergie? C'è la Problemi ai sindrome di reni? Guillain-Barré Che consiste in? nel blocco progressivo della funzione, del blocco progressivo dei muscoli, proprio la paralisi dei muscoli, che è accelerata, cioè ti viene di colpo e mm, può essere molto lenta oppure veloce e con questo meccanismo è veloce, quindi eh, la paralisi dei muscoli, come si dice, involontari, ok? E quindi arriva facilmente al muscolo respiratorio, al diaframma e quindi non riesci più a respirare. Altre che non ho detto? Ehm, Emorragie cerebrali. Va bene, chiediamo alla sorella di lasciare un messaggio a Laura e a tutti quelli a cui vuole lasciarlo. Quello che vuol dire
mi fa vedere questa cosa da far vedere. Eh, tenete tutto lontano, come quasi come se doveste spruzzare. Mi fa vedere tipo una cosa bianca così in parallelo in maniera tale da farsi un cerchio isolante intorno. A cosa allude? Alla porcheria? Sì, più lontano possibile a Perché lei un se l'è cerchio di fatto? distanza. No, lei era in un altro mondo. È come se lei viveva in un mondo. Parallelo. Sì, cioè la sua mente non faceva reagire il suo corpo con le persone intorno, ma in maniera indipendente, isolata da questo mondo. Va bene, una cosa un pochino più personale, la vuole dire alla sorella Laura. Intanto le diamo la Vic, Mm, le ridiamo la Vic. E intanto apriamo il portale Aureo e invitiamo tutti nuovamente i parenti di Laura di tutte le generazioni. Lo rifacciamo perché a volte alcuni non rispondono all'appello e poi nel frattempo hanno cambiato idea, quindi magari arriva qualcuno. Io sinceramente non mi aspetto un grande numero, se non la prima volta. Questa è la seconda, quindi vediamo quanti. mm. Sì? Si presenta qualcuno e quanti? 26. Eh, 26. bene, bene. Eh, la sorella vuole dire a Laura, mi piaceva mi sentivo accudita e coccolata da te. Peccato che è stata interrotta troppo presto questa cosa. Mm. Va bene, la salutiamo allora. E invitiamo anche lei ad andare nel portale Aureo insieme Mhm, ai 26. mhm. Fatto? Sì, Controlliamo il posto in cui abita Laura, il posto in cui lavora Laura, la casa dei genitori mhm. e torniamo con Laura nel cluster. Sì, allora c'erano solo queste 100 vite in più che sono di solito io nelle altre nelle sessioni che vengono dopo vedo sempre come se ci fosse un angolino dove vengono rimessi i contratti, no? Tutto il resto vuoto e qua ci sono come dei piccoli, dei mini monoliti per ogni vita. Mhm. Apre il portale definitivo e li butta tutti dentro. Ormai lo sa fare bene, ha imparato. Lo fa. Sa anche fare un ad eternum, che lo lasci qui. Insegnale a fare anche un ad eternum veritas, legato, Laura in carne e ossa non lo sa, legato alla ricerca continua e costante dell'unica cosa che ci dovrebbe interessare, la verità. Lei lo sa bene, tanto che appunto ci ha chiesto di fare quel lavoro Mm. con i media corrotti, che della verità se ne sbattono proprio. Mm. Chissà cosa si stanno comprando tutti sti giornalisti con tutte queste quantità di denaro. Delle Beh, ville? quello che a me viene, Mm. no. No? Ah, quella roba lì? Mm. DS? Ah, Mm. hanno bisogno di avere soldi per fare quella roba lì. Fanno parte del sistema. Infatti, però, per entrare in quel sistema lì devono fare quello che gli dicono di fare. Lo È come mette? se, mm, sì, sì. Dimmi, dimmi. È come se con i soldi, mm, allora, vedo questo processo, no? I soldi servono per creare, a loro volta, è come se dovessero organizzare come primo passo loro un ambiente sacrificale. Mm? No, quindi tutte le volte è come se una parte del loro patrimonio, dei loro soldi li devono
investire nel creare i sacrifici. Ok. E poi man mano che vanno su diventano anche ricchi, comprano anche case. Ha messo la Eternum Veritas Sì, sì. nel suo cluster? Ok. Andiamo all'avatar, dimmi se c'è un pezzo di avatar, tutto l'avatar è tornato, cosa? No, ci sono solo i due spicchi, quelli delle entità mentali e di quel drago. Via. E due ad Eternum, uno normale e uno Veritas. Mhm. Adesso lei va di persona in eterico, ammolla un ad Eternum Veritas in tutte le redazioni del giornalismo italiane. Interessiamoci solo dell'Italia. Mm. Televisive, radiofoniche, web, carta stampata. Blogger. Tutto. Visto che anche adesso anche quelli che sponsorizzano abiti bionde con gli occhi azzurri devono dire la loro, Mm. che tutti osannano, ma non capisco perché. È una povera cretina lì. Mm. Chissà se l'hanno violentata da quando è nata quella lì. Probabilmente sì. Sa come ha fatto ad andare a diventare quello che è diventata. Fatevi due Appunto, domande. il nulla. Messe? Mhm. Sì, Bene. Nuova vibrazione. 297 miliardi. Bene, più dell'inizio, del Mm. post prima. Consapevolezza. 156. Di più. Solo PS, 68. come la prima volta. Vite precedenti. 1412. Bene. Meno di tutte. Cervello era 9.3. 9.6. Bene, benissimo. Messaggio finale di Laura a se stessa, comprensivo delle istruzioni per l'uso per mantenere questi valori o al massimo aumentarli. Mm. Allora, devi, dice, ehm, sarebbe bene che tu riuscissi a fare un allenamento continuo e costante di innalzamento delle vibrazioni, proprio tutti i giorni, perché è come se tu lasci uno spazio, un piccolo spazio aperto, subito arrivano le interferenze a cercare di attaccarsi. Mm. Se tu tutti i giorni fai il tuo piccolo allenamento di innalzamento delle vibrazioni, proprio diventa poi automatico tenerle alte. Prima cosa, quindi proprio prendersi anche solo il suo quarto d'ora al giorno, la vedo in un sentiero in mezzo ai campi o nel bosco, proprio ad alzare le vibrazioni camminando e abbinandole alla respirazione. E poi cercare proprio man mano con l'abitudine di alzarle in ogni esperienza e azione che fa della sua vita, no? Quindi quando le viene Mhm. in mente, alzarle, dire "Ah, aspetta che le alzo un po' di più e vedere l'effetto che fa." E con azioni? Ehm, mi viene proprio quello che dice fare meno al posto degli altri, soprattutto rispetto ai suoi figli, rispetto ai figli, deve far fare, devono fare da soli, anche rispetto al marito. E rispetto a se stessa cosa si vuole lasciare come Invece messaggio? rispetto a se stessa, deve fare di più per sé.
nel senso ehm, fare di più per sé, quindi se vuol fare qualcosa per sé da sola o con delle amiche cioè prendersi degli spazi, prenderli senza farsi nessun problema, nessun tipo di problema. Prendersi più spazio per sé. Cioè se fa una cosa in casa lo deve fare per sé, no? E non per la Mm, famiglia. mm. Se deve cucinare qualcosa, deve cucinare quello che più piace a lei e non quello che più piace agli altri. Ecco, no? Così. Mhm. Ci sono ancora le entità drago, ma anche il militare, entità mentale 3 e 2, No, e gli impianti 1 o 2 mentali, non ricordo. era un unico quello, no, Quadrilatero, no. come la vedi? La vedo pronta a spazzare via tutto ciò che... Ok, la vedo così, la vedo che passa e ha attaccate alle sue mani è come se avesse dei ventagli fatti come se come se fossero delle scope, potrei dire di saggina, ok? Mhm, mhm. Che passa così e spazza via tutto ciò che arriva cercando di invaderla, comprese anche le invasioni dei suoi familiari, no? Quello che lei prima percepiva come devo farlo per, da oggi potrebbe sentirle come invasioni dei suoi spazi, no? E quindi con queste due scope di saggina non gli permette di interferire, quindi li spazza via e si libera il suo campo. Benissimo. Cosa da Mm-mm. aggiungere? No, la vedo con una energia di colore viola, quindi quella forte della PS in questo momento. Va bene. Mhm.